Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Toro. Direi che è una carta di stabilità, è una carta che ci parla di regole, di lavoro duro, ma anche del padre. E qui può essere sia un padre fisico, quindi un genitore, piuttosto che il padre interno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Ok, partiamo con il diavolo, ragazzi. 5 di pentacoli. Abbiamo il matto. 8 di coppe, 7 di pentacoli, 4 di coppe, 5 di bastoni e la temperanza. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è il movimento energetico più importante del mese e dopodiché in un secondo momento andiamo a vedere le relazioni, il lavoro, l'economia, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo diavolo, che potrebbe essere una vostra situazione di, diciamo, potere piuttosto che di ego. Andiamo a vederlo. Regina di coppe e cavaliere di spade. Potrebbe esserci per qualcuno un'energia a inizio mese un po' troppo insistente, un po' troppo forzata, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, fante di pentacoli. E forza, io ho come la sensazione che qualcuno vi stia un po' scadendo. Potrebbe anche essere qualcosa, magari una situazione di di lavoro, magari potrebbe essere un ruolo che è come se stesse iniziando a scadervi un po'. Andiamo a vedere il matto, mondo e giustizia. Qui ragazzi c'è un qualche cosa che cambia. Il mondo è una carta di chiusura cicli, il matto è una carta di inizio cicli e poi c'è la giustizia che rimette in equilibrio, ridetta le regole del gioco. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Temperanza, 5 di bastoni che avete già qui e asso di pentacoli, di nuovo un'altra carta di nuovi inizi. Io credo che qui ci sia come la volontà di riappianare qualche tipo di screzio che potreste aver avuto con qualcuno in particolare. Potrebbe essere un acquario.
o un Capricorno, ci sia durante il mese lo sviluppo di una nuova volontà di riportare le cose in equilibrio, però è anche vero che si vogliono vedere come dei risultati abbastanza in fretta. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli. Abbiamo un 9 di Coppe. E un 9 di Pentacoli. Devo dire che secondo me si raggiunge un certo tipo di stabilità in questa situazione, in questa dinamica, in questa relazione. Potrebbe anche essere in questa zona abitativa, nel senso che qualcuno potrebbe doversi spostare per concludere delle questioni legali, burocratiche, potrebbero essere compravendite di case. C'è come comunque una sorta di appagamento perché tra l'asso di denaro e il 9 di pentacoli, che sono due carte che parlano di denaro inaspettato o denaro in eredità, potrebbe effettivamente arrivare come un qualche cosa che lenisce un po' questo periodo. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Fante di bastoni e fante di spade. Avete tanti fanti. Sento che questa energia potrebbe essere ben giovanile, giovane, ma anche immatura. Potrebbe essere la vostra, anche se ho idea di no, però per qualcuno potrebbe risuonare, adesso dipende anche dall'età che avete, però per qualcuno potrebbe risuonare come la vostra energia. E per qualcun altro vi dirò che potrebbe rappresentare l'energia di qualche figlio. Magari è il figlio che deve trasferirsi per studiare, è il figlio che ha bisogno di sistemarsi in un nuovo paese, in una nuova città per questioni lavorative. C'è comunque un qualche tipo di questione legata ai figli o a qualche tipo di spostamento, se vogliamo. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo l'eremita, un 7 di spade e la carta del Papa. È come se si dovessero raggiungere degli accordi. Queste carte mi dicono che sosterrete di potercela fare da soli, però in realtà con un 7 di spade non so se ce la farete. Io sento che qui qualcuno potrebbe andarsene per questioni di lavoro, per questioni di studio. Abbiamo il matto, abbiamo il mondo, ci sono varie carte che mi indicano come un trasferimento, un qualche tema legato a una casa, qui anche abbiamo un papa che riguarda i contratti, però sento che ho sentito proprio chiaramente la frase del non ti preoccupare, posso farcela da solo o da sola. Però poi alla fine c'è una temperanza al contrario, quindi in realtà no, in realtà c'è bisogno di un appoggio, c'è bisogno di magari una guida, un maestro, qualcuno che vi dica come ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Qui potrebbe anche essere necessario, perché se il 5 di Pentacoli ce l'avete sia all'inizio che alla fine del periodo, potrebbe esserci un tema con del denaro effettivamente, oppure se fosse una relazione è come se faceste fatica a lasciare indietro qualche cosa della relazione o la relazione stessa. Tenete presente, adesso c'è solo il, no, no, c'è il diavolo e il 7 di spade c'è, fatemi vedere un attimo. E 2 5 di pentacoli. Non escludo che per qualcuno, ragazzi, ci potrebbe essere in mezzo un po' di manipolazione. Tenete presente che tutti manipoliamo. C'è chi lo fa inconsciamente come mezzo o dinamica di difesa o di assicurarsi qualche tipo di risultato, c'è invece chi lo fa consciamente.
sa che tasti toccare per ottenere quello che vuole. Qui avete anche il 4 di spade, che è uno degli arcani minori della temperanza, che è girato al contrario, e qui avete l'eremita. Vuole essere un invito a fare il punto della situazione, a vedere che cosa vi manca, dove non vi sentite in equilibrio, dove avete questo vuoto, che sì, può essere un vuoto economico per qualcuno, il fatto magari di... la questione con la giustizia e l'imperatore potrebbe essere proprio legata alla stabilità, alla casa. L'imperatore è un numero 4 e il 4 fa proprio riferimento alle 4 mura. Qui potrebbe esserci qualcuno che se ne vuole andare da una certa situazione, ma non ha come i bisogni o le necessità di sopravvivenza coperte e quindi c'è come questa difficoltà, secondo me, ad uscire, a rimettersi in equilibrio, rimettersi in pari, mi vorrebbe da dire. Non vi nego, ragazzi, che gennaio per qualcuno potrebbe essere un momento un po' delicatino, a livello di salute, quindi fate attenzione ai raffreddori, fate attenzione ai colpi d'aria, a coprirvi bene, insomma, potrebbe esserci un tema legato alla salute, quindi esserci più predisposizione per qualche malanno invernale. Partiamo dai disoccupati. Dunque, è vero che c'è la giustizia, c'è anche un papa, c'è l'imperatore, c'è un asso di denari e un matto. Può esserci una luce in fondo al tunnel nel mese di gennaio, però sento che non è per iniziare a lavorare a gennaio, cioè è come se si muovessero, si aprissero delle potenziali strade. Però ragazzi, purtroppo gennaio spero che riusciate a trovare qualche lavoretto così, però per adesso non sento che inizi qualche cosa di immediato, ma potrebbe essere comunque qualche cosa in previsione di un futuro. Non lo so, in previsione della primavera, magari in primavera c'è anche tutta la parte dell'agricoltura che si risveglia, quindi c'è più lavoro, la parte magari degli eventi, monumenti, chiese, turismo. Ehm, L'idea che ho io è che per cercare un qualche cosa in linea con voi abbiate come bisogno di apportare al mondo il vostro punto di vista. Quindi non è detto che sia un lavoro necessariamente dipendente, quello che vedo, anzi, vi dirò, avendo l'eremita, avendo il 9 di pentacoli e avendo l'imperatore, è facile che qualcuno finalmente decida di fare il salto di fede, di magari aprire la partita IVA, di aprire un'azienda, di iniziare a collaborare con qualcuno di più grande. Potrebbe anche essere qualche collaborazione con l'estero o con mondi nuovi, quindi avete sempre fatto, non lo so, vendita dal vivo, diciamo, e adesso iniziate a fare vendita online, per esempio. Cioè, avete bisogno di allargare un po' il raggio d'azione qui. Sì, qualcosa si muove, soprattutto se avete come questa idea di iniziare qualcosa di nuovo per conto vostro. Poi magari possono esserci le collaborazioni, però diciamo che è più favorita l'energia per chi cerca di fare qualche cosa per conto proprio invece che aspettare che qualcuno chiami rispetto ai curriculum che avete mandato. Per le persone che sono occupate, allora, io qui vi devo dire, c'è bisogno di portare pazienza in questo mese. Non è che manchi qualche cosa, non è che però sento come un po' di routine, un po' di noia, un po' di roba noiosa da mettere a posto, da terminare. Gennaio si chiude l'anno, si riapre l'anno, ci sono, magari c'è l'inventario da fare in azienda. Diciamo che potreste ambire
a un qualche tipo di lavoro nuovo nell'azienda dove siete, che vi dia come più capacità di espressione, più capacità di vedere quanto valete. È come se arrivasse la possibilità di lavorare più in autonomia. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora devo dire che tutto sommato andrà parecchio liscio il mese. Troverete come una nuova struttura, un nuovo potere, mi viene da dire, vedendo questo diavolo. Potrebbero esserci nuovi contratti, nuove regole. Sì, le nuove regole, i nuovi contratti li vedo. Potreste iniziare secondo me anche a lavorare con l'estero o comunque con zone diverse rispetto a dove siete abituati di solito. Quello che mi viene da dire è, se non riuscite a portare a casa un cliente, non fate sconti. Cioè, non cercate a tutti i costi di portarvi a casa il cliente, mm, facendo magari promozioni dove oltre al prodotto regalate anche il servizio o fate le due cose insieme ad un prezzo super scontato, perché è come svalutare quello che vendete. Portate pazienza, gennaio passa in fretta e intanto potete studiare quali potrebbero essere, diciamo, le novità da apportare alla vostra azienda. Se parliamo di soldi, attenzione alle spese extra, cercate di fare un piano di spesa, un budget preventivo, se riuscite a farlo per il semestre meglio ancora, perché ho come l'idea che qui potrebbero esserci delle spese in più per i viaggi, per i figli, per qualche tipo di contratto di compravendita, magari è la marca da bollo, è il notaio, è quella spesa in più che non avevate calcolato. Quindi il consiglio per il mese di gennaio è di tenere i conti sott'occhio, alla mano, sempre aggiornati. Se per caso avete degli investimenti attivi, sento che da un lato potrebbe esserci come una novità nell'andamento ipotesi della borsa, dei bitcoin, di quello che è il vostro investimento. È come un movimento anomalo delle energie nel mese di gennaio. Se parliamo di progetti, ehm, io ho come l'idea che sarebbe meglio lasciar scorrere il mese, perché appunto, siccome ci sarà come un cambio, adesso nel mese di gennaio ci sono vari cambi a livello planetari, potrebbe essere utile mantenere, diciamo, le energie un po' ferme, sia a livello di nuovi prodotti, nuovi servizi che volete lanciare. Io ho come la sensazione che sia meglio aspettare un attimo, vedere come si muovono le energie di settimana in settimana e poi decidere quando lanciare che cosa, quale sarebbe il periodo migliore per fare quella promozione, per fare quella pubblicità, per lanciare il progetto, per iniziare quella collaborazione, per trovare un punto di incontro. Però diciamo che potrebbero muoversi i primi passi per quello che riguarda questo progetto, ma è un po' lentino, ecco. Parliamo di relazioni. Se parliamo di single che non hanno proprio nessuno in testa, io ho la sensazione che qui qualcuno potrebbe vivere una relazione un po' troppo forzata, forzosa. È come il voglio credere in quello che mi dice l'altro, voglio credere che l'universo mi abbia messo davanti questa persona perché è la persona indicata per me, voglio credere che... Cioè, c'è un diavolo, c'è un risultato al quale vi state, se vogliamo, anche aggrappando, appendendo, sul quale vi state focalizzando e state un po' perdendo di vista, secondo me, la dinamica della relazione.
Potrebbero esserci diversi conflitti, potrebbero esserci delle delusioni, potrebbero esserci delle aspettative deluse, delle carenze e anche una certa dose di manipolazione, io ve lo dico. Quindi si tratta di creare le vostre regole, di capire quali sono i vostri punti non discutibili, non trattabili. Diciamo che per voi single c'è effettivamente una persona che potrebbe arrivare, ma la sento come una persona un po' troppo, come vi dicevo prima, forzata, forzosa, un po' troppo insistente, anche quasi quasi antipatica. Quindi sarà molto importante per voi costruire la vostra zona di comfort, di controllo, di sicurezza, mi viene da dire, considerato l'imperatore. Non credo che finirete in altro modo, cioè single siete, single rimarrete, però mm, diciamo che la sensazione è quella che nel caso in cui abbiate organizzato o organizzerete qualche viaggio familiare, qualche gita in montagna, qualche spostamento, ecco lì potrebbe aprirsi un altro panorama. Per quello che riguarda invece le persone che sono in coppia, vi dico, secondo me, o comunque che hanno qualcuno in testa, secondo me la persona di interesse vi sta un po' deludendo, vi sta scadendo, sta scemando come questa situazione o questa relazione, ma perché sento che qualcuno si sente un po' troppo pressato. E quindi è come se a un certo punto prendeste un pochino di spazio qui, definiste nuove regole perché avete bisogno di riprendere un po' il vostro ritmo, il vostro tempo. E sinceramente non sento che ci sia come una unione, se vogliamo, di vibrazione. Cioè, sento come se ognuno dei due andasse ad un ritmo diverso, ad una vibrazione diversa e ci fosse una certa fatica a far funzionare le cose nel mese di gennaio. Se siete del terzo gruppo, quindi avete qualcuno, ma non è definita la relazione, magari siete a distanza, non c'è un'etichetta, oppure magari siete clandestini, anche qui sento che le cose sono un po' forzate, ragazzi, che è come se vi mancasse sempre un pezzo con questa persona. Sono come quelle persone che ogni volta che vi salutano vi dicono ma sì, poi parliamo, ma sì, ci sentiamo. E non c'è un quando, un perché, un che cosa sono io per te, cioè è tutto sempre un po' in una bolla di fumo. E sento che qualcuno comincerà a valutare l'idea di lasciar perdere questo personaggio, ma perché non vi nutre, non vi riempie né la persona, né avere uno scambio intellettivo con lei, neanche da un punto di vista emotivo, piuttosto che fisico, come se proprio non ci fosse nessuno dei tre livelli, quattro se consideriamo anche il livello spirituale, combaciasse e quindi anche lì cercherete la vostra struttura interna, le vostre regole, cosa vale per me, qual è la mia verità, che cosa voglio io dalla vita, che cosa è giusto a livello oggettivo e che cosa è giusto a livello soggettivo. Quali sono le bugie che mi racconto, quali sono le carenze che non vedo. Avevate un 4 di coppe qua. C'è qualcosa che effettivamente ancora non vedete. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Mm. Il maestro e la solitudine, ragazzi, matto e eremita. E sono sulla stessa linea, tra le altre cose. Io sento che qualcuno di voi deve iniziare un percorso in solitaria. E vi dico, potrebbe anche essere quel viaggio interiore con l'eremita o esteriore con la carta del matto che vi dà la possibilità di scoprire quali sono i vostri punti di forza, i vostri punti fermi, le cose su cui vi potete aggrappare, le cose certe nella vostra vita, in voi stessi. Tenete presente che l'eremita ha comunque il bastone
Il bastone rappresenta l'esperienza su cui l'eremita, o meglio, la saggezza dell'eremita si appoggia. E poi con questa carta mi viene da dirvi che siete i maestri di voi stessi. Andiamo a vedere un altro oracolo. Fatemi sapere che cosa rappresenta per voi il diavolo, se è una situazione tossica, piuttosto che un qualche tipo di obiettivo sul quale vi siete fissati, piuttosto che una sorta di schiavitù che sentite di star vivendo in questo periodo. Allora, carta numero 9, coraggio, la sento molto legata alla carta della forza. Io salto nel mio coraggio, entro nel mio coraggio sarebbe. E poi abbiamo carta numero 29, potere, e questa la sento collegata alla carta del diavolo. Oggi entro nel mio potere o faccio un passo verso il mio potere, nel mio potere. Ragazzi, quando succede qualche cosa e diciamo è colpa dell'altro, è colpa dell'altra, diamo all'altra persona il potere di cambiare le cose. Quando invece siamo coscienti, ci diciamo sono io che ho permesso questa cosa qua, sono io che ho lasciato andare il controllo e adesso è ora di riprenderlo, quindi sono io che scelgo per me, scelgo se far entrare una persona nella mia vita, se far restare una persona nella mia vita oppure no, o una situazione, un contratto, un lavoro, quello che è. Però è un po' quello prendersi il potere, rendersi conto che siamo noi che decidiamo cosa o chi far entrare nella nostra vita e ad un certo punto abbiamo anche il potere di mettere delle barriere, di eventualmente chiudere certi rapporti. Mm? Mm. Carta numero 33 parla di influenze emozionali. Siccome avete 2 5 di bastoni, ragazzi, fate attenzione a quello che vi riferisce la gente, a quello che sentite dire, a quello che intravedete magari sui social, perché sui social si mostra sempre solo un lato di noi, quindi prendete l'informazione ma non datela per certa, uno, non date per, diciamo, come l'unica realtà possibile quello che pensate nel momento in cui vedete i social, cioè ci sono anche altre realtà. Qui secondo me c'è qualcuno vicino che cerca un po' di inquinare le acque. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro, cioè abbonandovi al canale con la fascia di prezzo più bassa potete anche voi fare questo lavoro delle credenze limitanti con i vostri ritmi senza dover necessariamente prendere appuntamento con me. In quella sezione tratto le credenze limitanti, i traumi, la metamedicina che è la psicosomatica se vogliamo delle malattie. Ci sono informazioni sul ciclo di abuso, sul come si vede nell'etere, quelle cosa sono le energie sottili, come sviluppare magari la chiaroveggenza, parliamo di Kundalini, insomma ci sono tanti argomenti che sto andando piano piano sviluppando e il tutto è stato creato come un corso di formazione. Quindi ci sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Anche i video che ci sono all'interno sono numerati e vanno visti in ordine progressivo. Comunque date un'occhiata perché i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!